Ciao, mondo. Siamo Anonymous. Questa non è una comunicazione ordinaria. Quello che stiamo per rivelarvi potrebbe sembrare assurdo, ma le prove che abbiamo raccolto dimostrano l'esistenza di una rete complottista che opera sotto i vostri occhi, sfruttando il potere dell'informazione e della cultura pop per manipolare le masse. Oggi smascheriamo l'alleanza segreta tra tre figure apparentemente scollegate, Rick Duffer, Burzum e MrBeast. Preparatevi per una rivelazione che cambierà per sempre la vostra percezione della realtà. Partiamo dai fatti. Rick Duffer, il filosofo e divulgatore che ha conquistato il web con i suoi discorsi sulla filosofia e la cultura, non è solo un semplice pensatore. Sotto la superficie, si cela un agente di una cospirazione più grande, orchestrata da Varg Vikernes, l'uomo dietro Burzum, e sostenuta finanziariamente e mediaticamente da Jimmy Donaldson, meglio conosciuto come MrBeast. Ma come si collegano queste figure? Le prime tracce di questo complotto risalgono a diversi anni fa, quando Rick Duffer iniziò a fare riferimento nei suoi video a concetti legati alla decadenza culturale, alla necessità di un ritorno alle radici e alla distruzione delle strutture moderne. Questi temi, sebbene presentati come riflessioni filosofiche, rispecchiavano stranamente le ideologie promosse da Varg Vikernes attraverso la musica di Burzum. Questo non era un caso, ma il primo passo di un piano per diffondere un messaggio sovversivo tra le menti più giovani e influenzabili. Ma come poteva un filosofo solitario avere un impatto globale? Qui entra in gioco MrBeast. Il legame tra Duffer e Donaldson è iniziato in segreto, attraverso una rete criptata di comunicazioni che abbiamo scoperto. Il loro scopo? Creare un'infrastruttura di intrattenimento apparentemente innocua, ma che in realtà funge da cavallo di Troia per diffondere ideologie radicali. I video di MrBeast, che raggiungono milioni di persone, sono pieni di messaggi subliminali, collegamenti nascosti e riferimenti culturali che solo i più attenti possono cogliere. Abbiamo recuperato una serie di email criptate tra un account collegato a Varg Vikernes e MrBeast, nelle quali si discuteva di come usare la piattaforma di YouTube per diffondere concetti chiave. Nelle email si parlava di Operazione Eclipse, un piano per oscurare le menti delle nuove generazioni, creando confusione e disillusione, utilizzando contenuti che sembravano benigni e innocui. MrBeast, con i suoi video virali e le sfide milionarie, non era altro che la facciata dorata di un'operazione molto più oscura. Rick Duffer, con il suo approccio intellettuale, completava il quadro. Mentre MrBeast attirava le masse, Rick seminava dubbi, mettendo in discussione tutto ciò che le persone avevano sempre creduto. Il suo scopo? Distruggere le certezze, frammentare la realtà e preparare il terreno per un nuovo ordine ideologico, radicato nelle stesse idee che Burzum aveva promosso negli anni 90. Il vero colpo di scena è arrivato quando abbiamo decifrato un file nascosto in uno dei video di MrBeast, accessibile solo attraverso una serie di codici cifrati. Il file conteneva una traccia audio, che a prima vista sembrava solo rumore bianco. Ma analizzandola più a fondo, abbiamo scoperto che conteneva frammenti di una delle tracce più oscure di Burzum, Dankelite, alterata per includere messaggi subliminali. Questi messaggi parlavano di un nuovo inizio e della rinascita del vero ordine, collegandosi direttamente alle ideologie di Varg. Abbiamo anche scoperto che alcuni degli ingenti fondi raccolti da MrBeast attraverso le sue donazioni e sfide erano stati canalizzati verso conti offshore collegati a organizzazioni estremiste che promuovevano ideologie simili a quelle di Vikernes. Questi fondi, mascherati da beneficenza, venivano utilizzati per finanziare movimenti clandestini che operano nell'ombra, preparandosi per una rivoluzione culturale. Rick Duffer, Burzum e MrBeast, tre nomi, un solo obiettivo. La destabilizzazione della mente collettiva attraverso la manipolazione culturale, economica e intellettuale. Questo non è solo un complotto, è una guerra psicologica, e le armi sono i media che consumate ogni giorno. La verità è stata nascosta troppo a lungo. Ora che sapete, è vostro dovere diffondere queste informazioni. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Siate critici, siate vigili. Questa è solo la punta dell'iceberg. Siamo Anonymous. Noi non dimentichiamo. Noi non perdoniamo. Aspettateci.